E buongiornissimo vlog, ci troviamo oggi allo snowpark del Mottolino per un video innanzitutto assolutamente necessario e che non ho mai fatto, e due per un video che è stato richiesto fortemente. La primavera inizia a fare caldino, il mood cambia, la neve inizia a sciogliersi, diventa morbide, le piste sono super tracciate e tutto d'un tratto in montagna al Mottolino vedete uno snowpark fresato perfettamente e dite: vado a farmi un giro allo snowpark perché la pista è più fresata. Le 10 cose da non fare allo snowpark! Le 10 cose che non so se sono 10, forse sono 9 cose da non fare in uno snowpark. Visto che non ve l'ha mai spiegato nessuno, ve lo spiego io oggi qui al Mottolino. Numero 1, ed è credo la più importante di tutte, quindi ve la metto qui al primo posto, almeno ve la ricordate e la vedete fin da subito. Queste cose qui sono degli atterraggi. Questo implica che la gente atterra qui. Questo significa che anche se li vedete belli fresati, non sono delle piste. Adesso vi spiego il motivo. Quando io arrivo da qui, che è la rincorsa, per fare il salto, non vedo che cosa c'è qui sotto. Quindi cosa succede? Che se voi sciate sull'atterraggio, mentre io salto non vi vedo, vi atterro in testa. E purtroppo è già successo. Pericolosissimo, ragazzi. Le regole che vi sto mettendo qui sono per l'incolumità di tutti e per divertirsi di più, non per rompere le balle, perché il freestyle è uno sport divertente, ci si deve divertire, non dovrebbero esserci troppe regole, quindi sono poche e semplici ma vanno assolutamente rispettate. Numero 2. Questo è un table, che è quindi la parte che si dovrebbe saltare teoricamente. Quello che è successo lì è uno che è arrivato un po' corto. Regola numero 2, non sostare mai sui table. C'è un solo punto dove ci si può fermare, che è qui vicino alla bandiera, ben fuori dalla traiettoria. Quindi vedete che se qualcuno salta non rischia di atterrarmi in testa, fondamentale. E assicuratevi, se venite a fermarvi qui, uno, che nessuno stia saltando in quel momento, e due, che gli atleti che stanno saltando siano d'accordo con avere qualcuno qui fermo. Numero 3. Quello che vedete qui dietro è un rail. Quello che c'è davanti al rail è un salto. È un salto bensì per salire sul rail, non per saltarci di fianco. Quindi non usare i take off dei rail come salti. Farlo, non farlo, non farlo. Se volete fare dei salti piccoli, nella linea M o S ci sono dei salti predisposti. Due motivi per cui non si possono usare questi take off come salti. Uno, perché atterrate in piano, secco, e non è per niente piacevole. E due, perché facendo le tracce con gli sci o con la tavola che non vanno verso il rail, si rovina il take off e diventa un po' un disastro per chi poi vuole usarli come salti per i rail. Oh, che bella giornata di sole, quasi quasi mi metto seduto sulla sdraio, è inguardabile. Vietato, 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 vietato. Numero 4. Questo è sempre un rail. Questo rail non è una panchina, non sedetevi sui rail, perché se qualcuno vuole slidarlo o scivolarci sopra vi arriva dritto in testa e non è bello. Momento disclaimer dovuto. Questi consigli non vogliono assolutamente essere dei commenti fatti con presunzione o per prendere in giro la gente, ma dei piccoli consigli per chi vuole approcciarsi al mondo dello snowpark e non sa bene come funziona, quindi possiamo dire che sono dei consigli per rendere il mondo un posto più sicuro. Regola numero 5. Questa è una regola per la vostra incolumità più che altro, o per l'incolumità di chi accede allo snowpark.
non utilizzare strutture che non si conoscono. Questa dovrebbe essere una questione di buon senso più che altro. Quando entrate nello snowpark, prima fatevi un giro, guardate tutte le strutture, capite che cosa c'è dietro e poi provatele. Questo perché, cari amici, se io arrivo al primo giro e voglio saltare questo fungo, come faccio a sapere che cosa c'è dietro? Chi mi assicura che dietro non c'è magari un rail o una scalinata o qualcosa? Se io arrivo full send, mi butto, salto, magari c'è dietro un rail, morte garantita. Raga, esempio lampante del perché bisogna sempre guardare le strutture prima di farle. Guardate che bello questo rail. Io arrivo al primo giro, faccio il rail. Ah sì, non sapevo che dietro c'è una scaletta e mi sfracello qua. Numero 6, che forse è molto simile alla 1, ma la ripetiamo una volta in più. Gli atterraggi sono atterraggi, quindi ci si deve atterrare, non sciare. Non potendo... Ah, questo qua è un mix tipo tra la 1 e la 5 più o meno. Non sapendo che cosa c'è dietro, devo stare attento, perché io che arrivo, che ho diciamo la precedenza perché sto utilizzando le strutture, non posso sapere che cosa c'è dietro. Se mi trovo la mamma con 4 bambini che fanno il trenino e sciano sull'atterraggio, rischio di fare un mega disastro e non è proprio bellissimo, ecco. Vedete? Loro non hanno potuto fare il rail perché loro erano sotto fermi. Numero 7. Attenzione alle traiettorie. Quindi ricordatevi che nello snowpark la gente entra per fare i salti. Questo non vuol dire che dovete entrare solo ed esclusivamente se fate i salti più grossi. Potete entrare per divertirvi, però attenzione a non tagliare la strada e non tagliare le traiettorie a chi invece sta seguendo una linea ben decisa. Quindi se io voglio fare i primi 3 rail, attenzione a non tagliare tra il primo e il secondo, perché rischiate innanzitutto di essere centrati e 2 di dare anche molto fastidio a chi si sta allenando, e quindi tagliare la strada assolutamente non fare. Numero 8, direttamente legata alla numero 7, non tagliate la fila. Se c'è un pochino di coda per fare una struttura che sia un rail o un salto, non tagliate la fila, aspettate il vostro turno, anche lì perché rischiate di far incazzare tanto chi si sta allenando o chi semplicemente stava aspettando di fare la struttura. Numero 9, che mi fa anche abbastanza ridere in realtà doverla dire, però raga, succede, quindi io ve la dico. Questa è l'entrata dello snowpark. Come vedete c'è un arco senza ostruzioni e senza niente che ti faccia intendere che non è un'entrata. Questa è una rete, quindi per favore ragazzi, entriamo dall'entrata e non dalle reti. Grazie. Che ti si vuole bene oggi. Perché oggi sto facendo un video che fa incazzare meno loro. Esatto, yeah. Allora, ne ho fatte 9. Ah, nel caso ve lo stesse chiedendo, questo non è un gonfiabile per i bambini, è un gonfiabile su cui la gente fa allenamento per saltare, quindi purtroppo questo non è accessibile. È un gonfiabile fighissimo, è lungo 80 metri e largo 22 e simula un atterraggio in discesa un po' più morbido della neve per poter saltare e provare i trick senza cadere diciamo direttamente sulla neve. Molto molto figo. Amici, ricordatevi che lo snowpark è un luogo costruito per divertirsi ma in maniera sicura, quindi rispettando queste 9, 8/10 semplicissime regole vi divertite molto di più e non rischiate che nessuno vi atterri in testa. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare qui sotto un commento e raccontatemi l'episodio più assurdo che vi è successo quando siete andati a sciare. E ci vediamo nel prossimo video, ciao!